Bella regà, oggi proviamo la pelle sintetica di Dragon Oak in collaborazione con Must, che mi hanno spedito per fare una prova. Vediamo com'è. Vi lascio in descrizione il codice sconto del 10% per acquistarla sul sito di Dragon Oak, col link per accedere al sito, se va volete comprare, se no guardate solo il video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e supportate il canale. Vi ricordo che in descrizione ci stanno anche i link alle applicazioni che ho fatto sempre per tatuatori, con tutti i modelli 3D, pennelli Procreate, tutto quanto quello che vi serve lo trovate in descrizione. Comunque andiamo ad aprire e vediamo come funziona. Questa è la confezione, che si presenta incartata abbastanza bene. Sta un codice QR qui, non so che è, però vabbè. Allora, una cosa che ho notato subito è che, io non so se si vede dalla telecamera, però qui c'è il logo sovraimpressione, cioè diciamo stampato Must Dragon Oak con un po' di tipo stencil, non so che so, ed è qua è liscia, quindi presuppongo che sta pelle non sia doppio verso, doppio lato, perché qui abbiamo già altre cose, si vede sul riflesso un pochetto, vedi, Dragon Oak. Quindi credo, anche se non ci sono istruzioni, che la pelle va stampata, va tatuata da quest'altra parte. C'avrebbe senso, sennò che qui l'hanno tutta riempita con queste cose. Non lo so. E noi la facciamo da quest'altra parte. Allora, innanzitutto vediamo che è elastica, abbastanza elastica, un po' rigida forse, però è molto liscia. Se vedete, ha un colore diverso rispetto a quella che uso generalmente. Questa è un po' più gialla, questa è un po' più rosa, come se andasse un po' a riprendere il colore della carne. Allora, per prima cosa attacchiamo lo stencil. La vedo molto liscia. Io sulla pelle sintetica in genere uso lo stick, non so perché, ma mi va meglio. Una volta passato lo stick, vedete, rimangono tutti sti grumi che io vado a ammorbidire col dito, in modo che si asciuga prima, perché se lo stencil non si asciuga, ve lo dico subito, raga, vedete, cancella tutto. Mi sono preparato questo stencil e oggi lo andiamo a fare. Allora raga, vi devo dire che lo stencil è venuto proprio bene bene bene. Guardate la definizione, a me non so perché ma mi piace tanto, bello. Allora, per questo tatuaggio useremo la Dragon Oak nuova. Se non l'avete visto c'è la recensione, non so se ve lo metto qua sopra oppure cercate nel canale, con cui mi sto trovando veramente bene. Questa possiamo impostare sia Hertz che Volts. Io imposterei Volts, diciamo 6 volts, che questo lo voglio fare un po' dot work. Lo stroke, stavo a dimenticare, ce l'abbiamo a 3,2, possiamo pure abbassare leggermente a 2,9, sarebbe un 3 diciamo. Come ago vado a usare un Quadron da 3 di spessore 30 e qua siamo pronti. Ora, dato che voglio farlo in dot work, andremo a utilizzare solo il nero. C'ho questo qui che lo uso solo per esercitazione, l'Eclipse, che va molto bene pure per tatuaggi veri. Diamogli un'agitata che è un po' che non uso. Mettete sempre il fazzoletto qui per non far danni e riempiamo un bel bicchierino. Mi raccomando, tenete sempre la bottiglietta bella pulita. Allora, naturalmente questo non si è ancora asciugato perché ancora si cancella. Sarebbe da dargli un po' di fono, ma io non ce l'ho qua. Quindi lasciamolo asciugare un pochetto e ci vediamo tra un po'. Nel frattempo che lo stencil si asciuga un pochetto, vi ricordo che vi potete iscrivere al canale gratuitamente e mi fate un grosso favore perché mi aiutate a crescere, raga. A me non mi va tanto da aspettare, quindi io comincerei. Andiamo un po' come al solito alla cieca. Se ripassiamo un po' tutti i neri, facciamo un po' di linee dove si devono fare, anche se essendo realistico non è che c'era tante linee, però qualche riempimento qui lo vedo un po' più vicini. Per dite qua io il nero lo farei, questa è una linea, si vede, qua andiamo tutto a grattare, qua qualche contorno, qua sta linea del pavimento c'è sta, dentro dei capelli, insomma facciamo un po' tutti i neri e poi dopo andiamo a fare dei dot work. Allora il nero ce l'abbiamo, partiamo e che Dio ce la manni buona. Vabbè, è brutto se si cancella, arriviamo con sensi che dobbiamo fare. Allora, vedete, non sto facendo proprio una riga, ma mi ripasso solo i contorni. Sicuramente dopo andrà ripassato tutto quanto, però intanto così se fermiamo lo stencil. Qui sarebbe da andare a cancellare e vedere quello che abbiamo fatto, però vabbè, la già sta sfancula a tutto, ma quello è solo sfondo, quindi se lo rifamo a occhio. Poi raga, nei commenti fatemi sapere se avete qualche video che volete vedere, qualche dubbio che devo andare a sciogliere. Io sono ben disposto, anche perché più è utile il canale meglio è.
Qui andiamo a dare un po' di nero. Sta fase me voglio un po' sbrigare perché sennò stencil si vista e vi pastrocchio fuori. Voglio solo dare giusto impronta a sto stencil. Sta pelle la sento che rimbalza proprio. Non so se è brutto segno. Sento come rimbalza con l'ago. A me l'importante è che mi rimane sotto lo stencil. Poi si vedrà. Allora, vediamo se qualche linea qua. Ne segno molto leggere, ma che dopo potevo andare a ripassarle. Ok, vediamo quello che è venuto fuori. Diamo una pulita con l'olio prima che si secca tutto sto stencil e speriamo che sotto c'è rimasto qualcosa. Mazza come si pulisce bene. Allora c'è rimasto qualche punto macchiato, però vedevo dire che si è pulita veramente bene e è rimasto bene lo stencil sotto. Quindi adesso ci possiamo andare a lavorare con molta più calma, però io voglio vedere se si cancella quest'altra roba. Vedete un po' di macchie qui che stanno. È vero che questo stencil era pure bello pesante, con tutto lo sfondo, No, questi rimangono qua in eternità fino alla fine dei tempi. Però considerando, cioè, questo è tutto nero, considerando quello, io non so perché queste pelli a volte rimangono macchiate. Scrivetemi nei commenti se vi succede pure a voi e sapete perfettamente il motivo, così mi tolgo questo dubbio. Va bene, allora da qui possiamo iniziare a prendere un po' di vasellina, ce la mettiamo qua. Andiamo a spalmare un po' perché voglio fare prima lo sfondo bello nero. Allora per lo sfondo smontiamo il 3 e montiamo un bel tutto zozzo. Beh raga, non male scartare un nuovo, andiamo una pulita al volo, è abbastanza pulito. Questo non mi ricordo se è un 15, boh. Comunque io lo buttiamo dentro, mettiamo uno stroke più alto 4,5 perché questa vi ricordo che arriva con lo stroke a 4,5 mentre le altre si fermavano 4,2, questa invece da 4,1. Vabbè, alziamo un po' i volts, metterei pure a 7, stiamo leggermente fuori con l'ago, ma proprio un'anticchia. Questo è un soft magnum, vediamo come va. Forse devo entrare un po' di più. Non male, niente male, mi piace, mi piace. Se vedevo di non è male sta pelle. Vabbè, ma avanti, dai, vediamo dopo. Allora, sto tribolando un pochetto sui riempimenti perché non vengono proprio solidi. Ci devi ripassare e ripassare. Però questo generalmente sulla pelle sintetica si sa pure che è così, raga. Però insomma di un po' insiste così, alla fine viene fuori tipo qua. Allora, raga, mentre diamo una pulita a sto schifo, vedevo di che sta pelle mi inizia a piacere. Però c'è sempre questa sensazione un po' di troppa commosità, come se l'ago rimbalzasse un po', però questo gli permette anche di essere un po' morbida. E anche se devi insistere un po', però alla fine il risultato ci sta. Eccolo qua. E il nero è venuto nero, raga, mi piace. Considerate sempre che una pelle sintetica non è una pelle umana. Adesso col Magnum io direi che abbiamo finito, perché abbiamo fatto tutti i riempimenti. Adesso ci andiamo a sfumare leggermente la figura iniziale, però la voglio lasciare bella chiara perché lo sfondo gli dà bene il contrasto, però certo un po' di ombre gli dobbiamo fare. Quindi rimontiamo il 3 della Quadron. Allora questo lo potremo smontare e rimontiamo il 3. Allora lo stroke l'abbiamo riabbassato a 2,9 per permetterci di lavorare col nero senza fare diluizioni. E andiamo a abbassare anche qui il voltaggio, lo metterei come prima, mi ricordo quant'era, 6 forse, ma allora fa un po' un puntinato. Tiriamo bene fuori tutto l'ago, mi piace lavorare con l'ago tutto fuori perché riesco a grattare meglio, diciamo a sta misura. E iniziamo a fare un po' di ombrette per dare un po' di volume. Inizierei da questa zona qui. Questo è un lavoro molto certosino, anche perché io vado solo di nero, che è pure finito e mi serve un rimbucchiare. Si fa mettere prima che rompa la punta al lago, gli diamo un po' di pendolo, un po' di grattata, fino a che non arriviamo alla gradazione desiderata. Così tutti questi boccoli escono un po' fuori, si dà pure un po' di forma, diciamo, sondata al viso, che arrotondiamo un pochetto, che ci sono le pieghe. Se me la ritrovo sta reference ve la metto in descrizione, così se la volete provare a fare potete farlo. Andiamo a accentuare un po' la linea della maschera, sempre senza far linea però, una cosa molto grattata. Mi piace usare il 3 perché lo uso proprio come fosse una matita a punta fine. Avrei potuto fare pure col Magnum, ma
io riesco a essere più preciso con la vita linea, non so perché. Inoltre mi piace lavorare parecchio col nero senza diluizioni, perché mi sono reso conto che guarisce molto meglio e dura molto più nel tempo. Andiamo a prendere pure tutti questi spazietti che prima col Magnum non ci siamo arrivati. Guardate come si inizia a vedere la profondità qui. È un po' come fa un riempimento, però cercando di dargli un po' di criterio. Io poi raga, sono un po' una zappa a spiegare, però magari qualcuno mi capirà. Vedete come si forma la profondità? Poi dai un po' di coerenza all'ombra, sempre in maniera molto grattata. Poi l'ombra la congiungiamo sullo sfondo per dare continuità. Qui c'è un bel pezzo d'ombra e ci andrà un po' a delineare qui sotto la mascella. Questa zona la lasciamo un po' più bianca per dare un po' di contrasto bianco-nero. Questa parte sotto la andiamo proprio a scurire, sempre in modo graduale, cercando di lasciare il centro un po' più chiaro. Qua andiamo un po' a ammorbidire, che qua inizia un po' di luce. Allora, sul grattato devo dire che c'ha un bel risultato sta pelle. Considerate che questo è tutto inchiostro nero, senza diluizioni, però giocando con lo stroke riuscite a fare come se fosse una diluizione. Ok, forse dobbiamo dare qualche ammorbidita, però vabbè, io vado avanti così, ve lo sto per video, se no voi me lo skippate. Mi raccomando, lasciate il like e iscrivetevi. Proviamo a mettere al minimo lo stroke. Devo dire che con questo stroke me la scheggia. Vabbè raga, io penso che ci siamo. Sta ancora qualche ombretta da riportare, però penso che se potremmo pure accontentare. Che dite? Diciamo che io mi accontenterei così, non vorrei scurire troppo, perché mi piace proprio questo contrasto bianco-nero, quindi io mi accontento di questo risultato. A questo punto io andiamo a dare una bella pulita. Vamo pure sta vasellina che se no si spreca sempre. Come vedete pure che la vasellina la pelle si pulisce bene, si pulisce molto meglio delle altre pelli. Questa è la prima volta che provo questa miscela di silicone della pelle e devo dire che non è male, è morbida al punto giusto, liscia al punto giusto, insomma una buona pelle dai. L'unica cosa è che possiamo scrivere solo al lato perché di qua ci hanno fatto tutti questi chiriori. Allora raga, questo è il risultato, secondo me non è niente male. La pelle secondo me è buona, è proprio liscia liscia, questa è più ruvida, questa è proprio liscia, infatti si pulisce una favola. I riempimenti forse ci poteva perdere un po' più di tempo, però stanno diciamo. C'è questa incomprensione qui dietro di tutti questi disegni in rilievo che non so se si vedono, come se fosse stampata. E bella, mi piace. Vi ricordo che vi lascio il codice sconto del 10% per fare l'acquisto sul sito di Dragon Hook e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!